L'obiettivo di oggi non è quello di mostrare le capacità di Design for All Italia come associazione attraverso dei case history. Casomai sono proprio i case history che dimostreranno quelli che sono i benefici, le occasioni che siamo riusciti insieme a generare. Abbiamo capito che per migliorare le cose deve esserci un mix tra la responsabilità personale e la responsabilità collettiva. Quindi lavorare sui valori, lavorare sul senso del nostro lavoro quotidiano diventa fondamentale. Perché passare da una generica comunità di intenti, ci piace, a una concreta comunità di scopo, quindi voglio fare quella cosa, è una differenza enorme. Entra una responsabilità politica di costruzione di una comunità civile. Io credo che Design for All abbia contribuito in maniera significativa alla costruzione della comunità civile nell'ambito della grande comunità del design mondiale. Però il tempo mi ha dato ragione, ci ha dato ragione, che quando hai in mano una tematica che tu sai che è vincente, perché sai che non è una possibilità futuribile, è l'unica possibilità futuribile per il progetto, per il mondo del progetto, siamo convinti che la bontà di questo messaggio, essendo universale, deve portare a migliorare, come diciamo sempre, migliorare la qualità della vita per tutti tramite il Design for All. La mission di Legrand, che è appunto migliorare la vita dei nostri clienti, dei nostri utenti, questo tema era secondo noi un ponte perfetto per iniziare la collaborazione con Design for All, proprio perché, come veniva detto anche prima, progettare con in mente l'accessibilità non significa progettare per delle particolari categorie, ma in realtà creare dei prodotti che sono migliori per tutti. Appunto abbiamo sottoposto delle soluzioni che sono, diciamo, dei prototipi molto semplici, dei prototipi cartacei e digitali molto, diciamo, a bassa fedeltà, ma che servivano a trasmettere diciamo, delle possibili linee di sviluppo di questo prodotto. E attraverso questi abbiamo raccolto un sacco di feedback, un sacco di spunti progettuali che il buon Francesco pazientemente ha raccolto in un documento, penso di, non lo so, 40 pagine, che è diventato la nostra, diciamo, la nostra Bibbia per realizzare i prossimi videocitofoni da qui a un bel po' di tempo. Diciamo, i risultati del lavoro con DFA hanno impattato molto anche le scelte tecnologiche, e poi l'abbiamo accoppiato a dei sensori, un sensore di prossimità che aiuta l'utente perché prima, cioè senza dover toccare il prodotto, quando ci si avvicina il display si accende, quindi il prodotto si mostra, guida l'utente nel capire dove si trova, se c'è una scarsa visibilità. Abbiamo pensato a un modulo dedicato, diciamo, per quanto riguarda gli udito agli apparecchi acustici, che utilizzano uno standard che si chiama Teleloop, per cui questi apparecchi acustici compatibili possono collegarsi senza dover effettuare nessuna operazione, ma solo stando in prossimità con il prodotto, e quindi renderlo, diciamo, accessibile anche per questi utenti. Opening entrance. Esselunga mi ha dato il mandato di cominciare a riflettere sul futuro del supermercato, e quindi facendo le prime ricerche a fine 2022 siamo entrati in contatto con l'associazione Design for All Italia,
che ci ha dato in verità una grossa mano, e quindi questo ci ha permesso di porci alcune domande che forse non ci eravamo posti negli ultimi 70 anni, e per questo ringrazio veramente Design for All Italia. Che cos'è Esselunga Lab? Nell'area in cui sono stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015, oggi sorge il Milano Innovation District, il distretto della città dedicato a tutto ciò che è innovazione. Proprio qui, lungo il Decumano, abbiamo aperto un nuovo negozio dedicato alla sperimentazione. Un ambiente progettato secondo i principi di innovazione, sostenibilità e inclusione. Uno spazio in cui studiare, testare ed esplorare nuove idee. Benvenuti in Esselunga Lab, un supermarket smart con tecnologie all'avanguardia. Quando il cliente entra, il sistema lo trasforma in un carrello virtuale, assegnandogli un numero univoco in modo totalmente anonimo. Ogni scaffale è poi una bilancia molto precisa, così appena si preleva un prodotto, viene registrata la sua assenza e lanciato un segnale alla cassa, che inserisce il prodotto stesso nel conto finale del carrello attribuito al cliente. Il totale apparirà automaticamente, senza bisogno di scansionare gli articoli. Un'esperienza di spesa innovativa, veloce e sicura, costruita insieme ai nostri clienti. Una caffetteria di design, con arredi sostenibili in materiali riciclati e riciclabili. Un luogo inclusivo, progettato sulle diverse esigenze del cliente insieme a Design for All Italia. Facile da navigare, grazie all'utilizzo di una segnaletica intuitiva, messaggi e immagini ad alta leggibilità, corrimani a doppia altezza per grandi e piccini. E totem digitali interattivi semplici da consultare, con l'installazione del primo puntatore ADA italiano. Un impegno tangibile verso la creazione di un ambiente dove l'innovazione tecnologica è al servizio di tutti. Uno spazio ecosostenibile in cui sperimentare soluzioni innovative per ridurre gli impatti sull'ambiente e favorire una cultura più green. Ad esempio, creando giardini verticali sulle pareti e inserendo piante da interno per migliorare la qualità dell'aria, misurata costantemente attraverso 2 centraline. Riducendo gli sprechi grazie all'utilizzo di erogatori acqua e producendo energia pulita con pannelli solari. Così abbiamo ottenuto la certificazione LEED, il nuovo standard mondiale per le costruzioni ecocompatibili. Una cucina all'avanguardia, con un assistente speciale all'isola delle insalate, Alfred, il Cobot, che lavora a supporto degli operatori nella preparazione di insalate freschissime ogni giorno. Con menu animati a tutto schermo, su supporti digitali di ultima generazione. Ricette esclusive in limited edition studiate dai nostri chef per rispondere a diverse esigenze nutrizionali, che coniugano tradizione e innovazione con l'utilizzo delle migliori materie prime. E ricchi aperitivi da gustare in sala o in terrazza, accompagnati dai nostri cocktail. Esselunga Lab rappresenta un unicum nella proposta dei negozi Esselunga, nato per testare processi e strumenti che rispondano ai cambiamenti di stile di vita dei clienti, offrendo soluzioni nuove, semplici e rapide. È il nostro impegno verso un domani più sostenibile, inclusivo e innovativo, per un futuro in divenire che inizia da qui. Quindi Museo di Storia Naturale di Ferrara, che ha avuto, grazie al progetto LOOKUP, una serie di finanziamenti che il Comune di Ferrara ha deciso di inserire all'interno di certi brame del tessuto urbano, tra cui il Museo di Storia Naturale, che come vedete è uno dei musei regionali più importanti per numero di reperti, e gli allestimenti erano un po' figli di una tradizione forse non completamente attuale. Design for All l'apprezzo perché usa il coinvolgimento delle persone fin dall'inizio. Esistono altre metodologie, che possono essere l'universal design, l'interactional design, che hanno caratteristiche. L'obiettivo è sempre quello, migliorare la qualità della vita delle persone e dell'esperienza. Hanno metodologie un po' diverse. In questo caso abbiamo usato la metodologia appunto Design for All, e i 3 assi portanti, diciamo, di quest'idea, di questo progetto, era l'inclusione come diritto e valore, la partecipazione reale degli utenti e la diversità come risorsa.
A Ferrara, penso anche in altre città, ma a Ferrara c'è una consulta area disabile importante, quindi molte associazioni di persone con disabilità fanno capo a un'associazione, quindi è molto più facile reperire le varie expertise con varie difficoltà, dal cognitivo al motorio a varie disabilità. Abbiamo raccolto 200 bisogni, inizialmente suddivisi in 6 macro aree che ci sembravano fondamentali. Quindi l'area, come leggete, spazio orientamento, segnaletica, accoglienza, bisogni. Perché le abbiamo divise in queste parti? Perché, un po' come aveva anticipato Francesco, la normativa di riferimento non solo è un po' vetusta, ma non è completa sicuramente per tutte le necessità, anzi, ma soprattutto perché la normativa in questo caso non era sufficiente, perché il museo doveva raccontare un'esperienza, doveva raccontare i propri contenuti, e lì la normativa sicuramente non è calzante, quindi anche tutto lo spazio, la relazione sociale, culturale in base alla cittadinanza era importante e non si era visto. Quindi abbiamo diviso in 9 classi progettuali, quindi che era orientarsi in autonomia, chiarezza, accoglienza, accessibilità, chiarezza informativa, spazi narrativi, e questi li abbiamo fatti proprio con degli incontri partecipati all'interno del museo stesso. Assieme a loro si è progettato concretamente dalla grandezza del font alla segnaletica al percorso. Ci si è soffermati su una parola chiave, ad esempio wayfinding, apparati didascalici, soffermandosi sulle criticità che aveva ad oggi il progetto, proponendo nuove possibili soluzioni, che però ovviamente il progettista deve guardare, studiare e calare nel progetto specifico. Sono velocissima. Parto da quello che ha detto Michele. L'inclusione non è un esito, ma è un processo continuo e costante di ascolto e coprogettazione. Siamo in un ambito completamente diverso, forse, dal supermercato, ma la situazione è lo stesso. Seconda cosa, in questo progetto io e il presidente Rodighiero siamo chiamati il mostro a 2 teste, perché Design for All Italia e Cerpa hanno collaborato strettamente. Il progetto design, l'Accademia NABA, che ha chiesto, in questo caso agli esperti che erano Design for All Italia e Cerpa, di supportarli in un progetto che portasse per la prima volta in Italia una riflessione sulla progettazione inclusiva all'interno delle accademie di belle arti. Questo in Italia per la prima volta. Allineamento tra i partner, che erano la NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti capofila italiano, ma l'Accademia di Belle Arti lettone e l'Accademia di Belle Arti di Vilnius, quindi 3 paesi diversi, 3 culture diverse. Ci siamo trovati a riflettere insieme e ci siamo accorti che parlare di progettazione inclusiva in questi 3 contesti così diversi portava innanzitutto a doverci chiarire su che cos'è la progettazione inclusiva e poi a riflettere su che cos'è la didattica inclusiva, ma dentro un'Accademia di Belle Arti prima di tutto è che cos'è l'esperienza artistica e l'esperienza culturale, ed è giusto che gli studenti delle Accademie di Belle Arti conoscano fin dall'inizio qual è il loro pubblico, la diversità umana. To describe designers, I would use 3 words: education, experimentation, and openness. And it's about seeing beyond sight. We really would like to increase students' awareness, but also teachers' awareness. The project Designers was born a few years ago from the idea of NABA with 2 other schools similar to us. We also included 2 associations that deal with topics related with different abilities in their everyday activities, as well as a communication company that is specifically dedicated to the necessity of this experimental research. To transform
even simple product is something that can be beautiful, but can feel people very welcome, understood. There is no inclusive teaching, there is teaching. There is no inclusive design, there is design. This is design. And that is inclusive by default. In conclusione, c'è tanto da fare, perché la riflessione innanzitutto è che non c'è didattica inclusiva senza un sistema accademico di formazione scolastico che parte inclusivo, che quindi riguardi management, servizi, struttura e altro. E un'altra cosa importante che verrà fuori da questo progetto e che si spera si possa portare avanti con un altro è una riflessione sistematica su quella che è l'accessibilità individuale alla cultura e all'arte. Quindi